bellissima giornata da cabrio e da pista. Perché sto andando all'Adria International Raceway, dove mi aspettano Giovanni ed Alessandro Altoè per un giro esclusivo del nuovo tracciato. Io ci ho girato a marzo 2020, no, febbraio 2020, sì, prima che ci fosse praticamente la chiusura, e quindi ho il ricordo abbastanza vivido, sì, diciamo così. E adesso vediamo un po'. E ti dico adesso, tralascia le parti ghiaia erba che stiamo ancora finendo, sì, però la pista è finita. Cioè, il tracciato è finito. Qua intanto abbiamo allungato il muretto. Sì, infatti la pit lane sarà la prima cosa che noto, sì, è che c'è tutto un muretto fino in fondo praticamente. Questo è un cancello elevatoio. Ok, quindi si può alzare e abbassare. Per le partenze, soprattutto se succede un casino nella gara, apri. Chiaro. Qua stai tutto a destra. Per impostarla te la butti un po' dentro adesso. Vai a sfioro del cordolino. Ok. Poi apri tutto su. Aspetti e tipo adesso dentro. Poi teoricamente dovresti tagliarlo tutto, tipo... Sì, poi ci sali magari un po', però. E qua c'è già un po' di pendenza? Sì, qua c'è già un po' di pendenza. Allarghi tutto. Dentro. E qua già siamo su un'altra pista. Qua sì, qua è strano perché hai praticamente il traguardo, sì, diciamo a 2 metri, è stranissimo. Poi è un po' strano anche, c'è una gru che ci viene addosso. Sì, anche la gru è notevole come esperienza, però proviamo a schivarla. Vabbè, sì, ci vedo. Questa è la curva secondo me più interessante della pista nuova. Sì. Questo è un curvone di percorrenza dove porti dentro troppa velocità, perché in pendenza vai dentro qua proprio, ma cioè proprio qua devo ancora capire dove andremo a staccare in realtà. Poi la porti su. C'è una pendenza incredibile, c'è una pendenza incredibile. E dentro. Solo che l'uscita è molto stretta, quindi bisogna stare attenti. Qui andare fuori è meno di un attimo. Qui andare fuori è meno, e le vie di fuga comunque sono minimali, sì, cosa di cui mi parlavi quando ci siamo incontrati. E la cosa personalmente la trovo affascinante e quasi romantica, perché è ora di finirla con queste piste piene di vie d'asfalto infinite, dove che se sbagli comunque correggi, perché alla fine puoi allargare. Qui invece se sbagli paghi, come giusto che sia, insomma. Le vere piste, no? Le vere piste, sì. Il banking di questa anche è molto è incredibile. Vai su, tac, e dentro tutto. Stringi bello e boom, fuori. Qua anche secondo me porti tanto dentro la frenata, ma porti velocità. Sì. Questa è la più stronza forse. Questa è la più stronza. Passami il termine, ma è il tecnico della pista. Qua devi stare proprio tanto largo e ritardarla. Ma una vita. Ancora. E adesso tutto dentro. Chiude tantissimo, devi rallentare tanto e poi per carità puoi allargare, però. Ma qua sarà da sorpasso, no? Che tu arrivi, boom, ti butti dentro e come sei dentro l'altro non ha via. Cioè, ci sono tante possibilità di sorpasso in queste curve e tante possibilità di contatto. Sì. Perché se uno dei due sbaglia, o anche più di due, non è larghissima, però è strana, è una cosa tutta nuova. È particolare, quello è bello. Anche qui, boom, dentro tutto a metà e poi apri. Sì. Qui ovviamente per questioni di larghezza abbiamo dovuto fare un track limit, diciamo. Sì. Quindi fino a qui, oltre il problema. E qua arriviamo sulla parte nuova, cioè il nuovo vero settore che non esisteva. Qui ha un po' di Monza con questi alberi, questa ombra, ha un po' di Monza. Guardate qua sulla destra. Qua è boom. Staccata bella secca. Sì, qui è molto secca. Sì, guarda che il fiume è vicino là. Ah sì, oh! Capito? Boom. Cieca, questa è cieca praticamente. Sì, e qua è un dislivello di 4 metri quando salti giù. Come lo fai qua? E qua entri nella vecchia cieca, che però è un'entrata totalmente diversa. Sì, è molto ampia, sì, insomma. Cioè, devi tripla la velocità dentro e boom. E poi ti riconnetti con la parte, diciamo, vecchia. Sì. Però non è più la stessa pista. È un
po' destabilizzante come primo giro, così boom, entri e vai, perché i lavori sono stati notevoli, non sono stati fatti tanto per raggiungere pista o passare dai 2 km e 7 ai 3 km e 7, allunghiamo un po'. Ti dirò, graficamente guardarla dall'alto, in 2D, ci guardi e dici beh, hanno allungato un po' e basta. No, dovete venirci. Quando la vedi dal vivo, anche a me, cioè quando l'abbiamo disegnata poi tra una cosa e l'altra, dicevo vabbè, sì. Poi ti rendi conto dentro e dici cazzo, È un'altra cosa, particolare. è super particolare. La cosa che colpisce, diciamo che prima sembrava una pista un po' amichevole, passami il termine, una pista, non voglio dire casalinga, però una pista accomodante, Da test, diciamo. da far chilometri. Adesso è una pista con i controcoglioni. Guarda, ti dico, avendo girato La prima curva è pazzesca, poi qui ci sarà l'ingresso dalla corsia dei box, si rientra qui praticamente. Quindi non hai in più piena problema di decelerazione. entrare a metà rettilineo, che Sì, magari rischiamo. con l'accelerazione, sì. Mamma mia. Poi ovviamente siamo anche riusciti a farla passare per le moto, Sì, quindi riusciamo a fare macchine, moto, cioè si può correre con entrambe e la vicinanza dei muretti è un po' inquietante, però ti obbliga anche a ragionare un po' di più, a non andare giù a cannone, che tanto se cado right side vado a finire dove vado a finire, devi ragionare di più, se non vuoi ovviamente andare a muro o far danni. scelta Scelta personale. metto... Però è una pista che incute un certo timore. Qui la chiusura di sta curva è una roba incredibile. Guarda, senti quanto ti tira dentro, cioè la stiamo facendo tipo, non so, 70 all'ora neanche. Sì, scarsi. E te la tira dentro. Ti voglia correre comunque. Sì. Ti invoglia correre da matti, sto già pensando, speriamo aprano presto. 27 marzo primo giorno. 27 marzo, il primo giorno, non vedo l'ora di poterci correre con più libertà, insomma, adesso i lavori stanno per giungere al termine, però tanta roba, Anche tanta roba. perché comunque Sì, sono i dettagli, per carità. È un continuo di pendenze e contropendenze. sei in pianura padana, quindi devi dare un po' di movimento per farlo, perché sennò è... Sì, esatto, è troppo statica se è una cosa. È un cioè Misano è bellissima, però è tanto... È lineare, diciamo. E... invoglia a correre. Che dici della nuova grafica del capannone? La nuova grafica del capannone mi piace molto, mi piacciono molto i tre colori che riprendono il logo, ci stava una svecchiata, Sì. ci stava. Qua l'investimento è stato importante, vi faccio i miei complimenti, ma è impressionante vedere Vero? quanto sale. È incredibile, ripeto, dall'alto, da un semplice disegno grafico non si può nemmeno lontanamente capire e immaginare com'è realmente la pista. Qui si va a riconnettere alla fine al rettilineo iniziale di prima, diciamo, e qua è wow. Qua è massiccio, no? Qua è la parte più rettilinea praticamente. Qua è il main straight, ok? dove dai tutto. Mamma mia, fantastica. Avevo detto mai pista con la mia S2000 Sì. e ci sono dentro dopo un mese. Vabbè, dettagli, stiamo andando piano. Aspetta, 27. Qua è una staccatona incredibile. Ma che roba, quando arriverete qui per la prima volta, che roba. Mamma mia, come si sposta il peso. Come si sposta il peso. Bellissima. Fantastica. Poi sai, qua abbiamo fatto un test con un super trofeo Sì. la settimana scorsa, 2 settimane fa, per vedere un po', no, com'è. Sì, chiaramente. Qua in discesa va a tampone dietro. Cioè, per dirti la compressione che ti dà sto Mamma dislivello. mia. Lì farla a cannone. Devi avere un po' le palle. Devi avere un po' di paglie, sul serio. La parte finale rimane Parte quella, finale. ci sono i due uncini praticamente e si torna. Bellissimo. La cosa bella è che finalmente riporteremo le gare.
passando, mazza se c'è vento, passando dai 2,7 km ai 3,7, la pista 3,850. 3,850 esatto. Le ultime misurazioni ufficiali. Le misurazioni ufficiali 3,850 finita, e può ospitare categorie superiori. Tutto a parte la Formula 1 gara. Noi Ok. siamo omologati per i test. Per i test, quindi fine i test di Formula 1 è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Comunque, al di là della novità, per chi ci ha girato, aveva fatto i track day, Sì. ci ha corso, insomma, la conosce, si troverà comunque molto spiazzato, perché come ho detto i lavori non sono abbozzati o sì, allunghiamo 2 rettilinee in più, vai, torni e poi no. Sì, non è una pezza messa sul problema dei chilometri. Secondo me chi darà troppa confidenza a questa pista pensando di conoscerla perché ci ha girato andrà fuori. Andrà fuori. Spero per loro di no, e se dovesse accadere spero non succeda nulla di che, però non puoi dargli tantissima confidenza. Che roba, guarda quanto sale. Che non mi sono ancora reso conto, perché abbiamo ancora le cose in mezzo, no? Sì, e non poi ti rendi conto di quanta effettivamente velocità puoi portare. Cioè ancora non lo so. porterà a sbagliare più di qualcuno, perché invoglia a correre, è un tracciato che invoglia effettivamente a correre e a spingere, però non è semplice, Sì, no, devi è essere molto tecnico, è molto tecnico. Io ho visto alcuni video che sono stati svolti qui in anteprima per presentarlo un po', i lavori erano in fasi ancora più embrionali, mancavano i cordoli eccetera, però non rende. Se avete visto, sicuramente, spero, i video che sono già stati fatti qui, comunque non rendono, ma neanche questo. Assolutamente, dovete venirci a girare, dovete venire qui, sperando ci riaprano presto, perché questa bella pulita, finita completamente, è tanta roba. Noi abbiamo avuto, non dico fortuna per carità, però il fatto di aver tenuto chiuso, diciamo, da marzo a aprile, Sì. ci ha dato, cioè da marzo a poi maggio, quando Sì. è stato, ci ha dato quella spinta in più per dire, Facciamo. abbiamo la possibilità di avere un po' di Sfruttiamo tempo, il momento e facciamoli. perché l'idea, no, è se non investi quando c'è un problema per migliorare. Sì, sfrutti l'opportunità dello stop forzato per andare a fare il lavoro che devi fare. Diciamo che vivendoli a pista, tra virgolette, nel quotidiano, abitando poco lontano, quando avete fatto i lavori per la pista dei go-kart, del kartodromo, è stato un lavoro di fino. Sì. Potete ospitare i mondiali, quindi è una pista più che seria, ci ho girato, è bellissima, Grazie. molto ampia, prego, e già lì l'idea è, questi fanno sul serio. Sì. Questa è l'idea. Arrivando, ma sta serie qua, adesso vado anche più piano per farvi capire quanto sale. È meraviglioso. Qua si riesce a farla dritta, cordolo, Sì, adesso vai dentro proprio a... Ma se qui arrivi No, sbagliando, se lì arrivi nella maniera sbagliata, la paghi. I campi del vicino sono vicini. Sì. Fantastica. Adesso a giugno, A giugno? no, luglio, non mi ricordo, visto ogni volta Ok, metà del 2021. Sì, abbiamo il mondiale TCR finalmente, il VTCR, abbiamo la tappa e lì sarà effettivamente la prima gara. E sì, già ricominciare a guardare tutti gli ufficiali È tanta roba, finalmente. Abbiamo fatto cambio pilota, anzi copilota, Sì. da Giovanni ad Alessandro. Oh, che bello, decappotabile. Sì. Bella giornata. Allora la pista ti piace? Allora, i primi giri sono stati destabilizzanti, perché ho girato a febbraio 2020 e Ok, quindi avevo sì. un ricordo abbastanza vivido. Arrivare qua, dico ok, il rettilineo più o meno è quello, vedo la pit lane allungata, vedo la nuova livrea sul paddock, ok, tutto come prima, però poi comincia una serie di curve e controcurve, destra, sinistra, pendenze, mi ha spaccato, mi ha spaccato. Bella tosta. Sarà sicuramente più difficile Sì. avere, cioè, un bel distacco tra piloti professionisti, diciamo, e Sì. secondo me il motore. È molto più tecnica, diceva Giovanni, incute molta più paura. Esatto. Già qui, curva 1, Esatto. uno che la conosce, ci entra e si trova un layout completamente diverso.
Esatto, c'è quello anche un po' l'obiettivo, no? Quindi una pista un po' più vecchio stile a livello visivo, però allo stesso tempo la sicurezza, insomma. La sicurezza tantissimo con la FIA, con l'ACI, con tutti gli ingegneri di pista, insomma, è un po' impossibile, anche perché ormai nel 2021 sei costretto. Non hai molto margine di manovra, come per le automobili le devi progettare in una certa maniera, anche qua ovviamente ci sono molti termini da rispettare, però avere il muretto lì, avere le vie di fuga, non dico al minimo, però il giusto, perché comunque ti spinge ad essere più pulito nella guida. Non puoi fare il figo e poi dici ok, ho 300 metri d'asfalto, taglio, rientro. Bravissimo. Qua se tagli te resti là. Esatto, un po' il concetto delle tante piste nuove, magari mi viene in mente Paul Ricard. Sì, dagli altri non si capisce neanche il tracciato praticamente. Puoi fare tutti i tagli anche per race control, tanto difficile, track limit, è tanto dura. Qua sei sul filo, qua non puoi sbagliare, cioè sto solo pensando sì, qua mi sto solo immaginando una gara di durata dove entrano in gioco, intanto la pista qua si sollecitano molto di più, i freni, le gomme, tutta l'auto e la moto che ci correrà è molto più sollecitata, la gestione sarà fondamentale. Un endurance qui c'è veramente da passare 24 ore e la durata che sarà con il fiato in gola, sì, sul serio, non è assolutamente una pista facile. Appena sbagli o ti distrai o ti lasci andare un attimo o ti bastona. Questa è l'idea che mi ha dato dai primi giri che ci abbiamo fatto. E dai, aspettiamo adesso di fare le prime gare, speriamo il prima possibile anche con questa situazione. Speriamo si risolva magari parzialmente, che ci dia un po' più di respiro a tutti quanti, soprattutto a voi che siete chiusi praticamente da un anno, alla fine di ospitare qualche evento in più, perché insomma bisogna ripartire. Esatto. E ripartire con una pista del genere comunque, mi diceva Giovanni, già il 27 marzo, quindi alla fine di questo mese il weekend di prove libere. Esatto. Dovete venire a vederla, fantastica, fantastica. Ci contiamo. Gli dicevo prima, la pendenza che si vede già qui a livello visivo è impressionante. Esatto, la pendenza gioca comunque un ruolo molto importante, che è una traiettoria. Magari non è più la classica traiettoria, ma col fatto che la pendenza devi giocartela. Quindi cambia, magari una curva che viene a stare quasi tutta interno e poi allargare, sì. Esatto, comunque magari il tormentino staccare più forte che sfrutti la pendenza in uscita. Questo è il tratto praticamente più rettilineo, dove puoi dar giù tutto. Adesso inizia il pezzo più bello. È fantastico sto pezzo, è fantastico. Comunque anche qua quando arrivi ti trovi una staccata del genere, è dura, È dura. Una volta che entri, però insomma è stato tutto studiato fino alla Formula 2, mi pare, come grado FIA. Sì, in tutti gli studi, quindi anche qua c'è già la pendenza che non vedi l'ingresso. Non vedi l'ingresso, ci entri, dici ok qua e poi boom. Esatto. E poi boom, è una serie di... Io ero da un po' di giorni che ero via, adesso hanno messo il guardrail in questi giorni, fa senso vederlo così. Sì, poi qua torni alto, vai giù ancora, pendenze una opposta all'altra, è incredibile. Qua si ritorna al pezzo vecchio. Sì. Che alla fine è l'unico che non abbiamo cambiato. Sì, praticamente sì, perché c'è il rettilineo e la parte finale, però l'80%, 70-80% la pista è da imparare nuovamente, non è nulla di già visto assolutamente. Ti viene voglia di corrersi, di misurarti con le nuove curve e le nuove impostazioni, è completamente una pista da imparare nuovamente. Vero, poi alla fine è una rivoluzione un po' completa, no? Quindi anche a partire dalla base della struttura, cambiata la livrea, insomma un po' una rivoluzione che speriamo che porti i suoi frutti, insomma, dai. Credo proprio di sì, perché comunque che si tratti di moto, si tratti di auto, un appassionato che comunque è abituato a venire a fare test liberi, giornate di prova, track day, tantissimi eventi qui ad Adria, può contare su una pista che è praticamente doppia rispetto a prima, cioè molto più impegnativa. Quando parti per un giro non torni poco dopo, cioè veramente da sudarsela. Quello che ci vuole. Speriamo anche di avere qualche bel evento importante. Sì. Adesso credo sia stato un percorso di maturazione complessivo. Diceva Giovanni, con il cartodromo è stato un passo avanti notevole, visto che ospita il mondiale. Questo si è adeguato al resto della struttura. Era quello un po' che mancava nell'ultimo anno forse. Sì. Anche dalle nuove regole, non mi ricordo bene l'anno, ma insomma che sotto i 3 km non potevi più fare eventi titolati, se non sbaglio, non mi ricordo bene. E ci voleva anche per il territorio, sai, fare gare
avere un autodromo del genere. Possono venire a vedere le gare e tutto, comunque vabbè, girare, quello è... Notavo che le tribune sono state abbattute per far posto alla pit lane che Esatto, rientra nel perché fondo. il progetto insomma è di allungamento pit lane, Sì. e poi vedremo cosa fare in quello spazio là. Comunque Sicuramente- teoricamente dovrebbe comunque rimanere lì la parte dedicata al pubblico, Sì, quella sì. zona lì. Adesso non so i piani precisi, però sicuramente sarà lì, basato lì per il pubblico, e curva 1 principalmente, e quello. Fantastico, questa curva che è impressionante, che Sì, sale sì, tantissimo. sì. Anche qua la pendenza giocherà un bel ruolo, Sale tanto, in uscita è molto stretta, sembra larghissima ma non è così. E sarà. Se ne vedranno delle belle. Si vedranno delle belle. Tanti punti di possibile sorpasso. Quello che ci vuole un po' per far divertire la gente anche da fuori, Eh sì. e comunque anche i piloti, insomma, dai. Correre qua sarà molto impegnativo. Questa curva è quella che prima dicevo, la pendenza è veramente incredibile, non sembra neanche tanto, però comunque deve andare molto alto per impostare la traiettoria migliore. Come dicevo, insomma, secondo me magari qua conviene staccare un po' dopo, tirare un po' la staccata bella chiusa e dopo sfruttare in uscita la discesa, la pendenza. Perché comunque spazio ce n'è, però in altezza è fantastica. Fantastica. Sì, tante volte sembra magari dalle curve che stringono che cambia anche la larghezza, ma in verità è sempre uguale. Ne Qua ho. stringe molto, questo sì, sarà qua- per i sorpassi molto... Qua molto si importante. butteranno dentro Perché alla anche disperata. se ti difendi uno può incrociare, può... Sì. Col fatto che stringe hai quasi quella traiettoria lì. Sì. Ne avevo sentito parlare dei nuovi lavori, assomiglia un po' a questa, assomiglia un po' all'altra, per me non assomiglia a nessuna. Esatto, concordo, io comunque ho girato un po' di autodromi, ci ho corso e... Sinceramente qualche tratto può. Allora, se vogliamo, l'uscita da questa ricorda un po' Monza perché ci sono tutti gli alberi, c'è un po' di ombreggiato, Sì, e sì. ricorda un po' i rettilinei infiniti di Monza. Poi arrivi in fondo, il settore è quello più figo, diciamolo, sali e scendi, vogliamo dire un Laguna Secca con Esatto, cavatappi, sì, però esatto. là ci sono pendenze veramente incredibili. Sì, ricorda qualche pista, ma alla fine non ne ricorda neanche una. Esatto. Sono curioso di sentire anche un po' quello che dicono altri piloti. Chiaramente. Perché c'è sempre non uno scontro, però insomma, certi piloti si lamentano che la pista è come fuori car, troppi track limit. Allo stesso tempo magari dicono che il Rouge Spa è la pista più bella, magari dopo si lamentano perché è troppo, non lo so, non dico pericolosa, ma Impegnativa, quindi bisogna avere un attimo di sì, testa. ogni pilota ha È una chiaro. sua idea. Però l'unica cosa comune credo sarà che è divertentissima. Molto tecnica, sì, quello per sì, carità, dai. però te la sudi. Sì, abbiamo avuto l'occasione di parlarne con un bel po' di piloti che hanno fatto magari il rally. Sì, è vero, ci sono stati rally. O comunque altri piloti nostri amici sono venuti qua, abbiamo fatto fare un giro e per adesso tutti i pareri molto positivi. Quindi questo Sì, è impossibile, cioè, molto buono. per carità, dopo ognuno ha i suoi gusti e ognuno ci Ci vede mancherebbe. quello che vuole. E dall'alto, dal disegno dall'alto non rende assolutamente, perché Anche secondo me. E quindi bisogna provarla fisicamente. che roba. Sono rimasto davvero molto colpito. La mia esperienza, come sempre, è stata trasparente, non ho motivo di raccontare cose diverse dalla realtà. Sono sinceramente curioso di poterci andare liberamente, poter girare al 100%, perché non so con che macchina. Come sempre un ringraziamento gigantesco a tutta la proprietà, a Giovanni e Alessandro che mi hanno aperto le porte di casa per questo tour esclusivo. Complimenti a tutti, dal progettista ai realizzatori materiali, avete tirato fuori un nuovo look da paura, clamorosa. Adesso devo recuperare un'auto per scannarla tra queste curve.